Ciao a tutti e oggi sono tornata nella palude. Vado a vedere meglio qui dentro cosa posso trovare perché non l'ho visto tutto. Intanto farò anche un bel carico di ferro. Allora, la sanguisuga è già qui pronta per killarmi. Sono molto aggressive. Perché non si riesce a prendere? Ah, ok. Naturalmente prima mi ha fatto sprecare tutta la stamina. Ma cosa c'è? L'acqua qui dentro? Ah no, sembrava che ci fosse l'acqua. Dunque, allora andiamo a prenderci il ferro. Come avevo già spiegato in un video precedente, in queste cripte che possono essere aperte tramite la chiave che ve la droppa il boss, il secondo boss, ossia l'Elder, si può entrare qui dentro e qui dentro trovate tantissimo ferro. Dunque, qui ho trovato anche un rubino e la perla, che non so cosa serve, però qualcosa servirà. Ci sono anche questi funghi, però quello che sto cercando è la pietra per trovare il terzo boss, ossia questo qui che c'è nella palude. Dovrebbe essere in una cripta, adesso non so se è una cripta particolare o in qualsiasi cripta. Vediamo un po' qui. Ecco, le catene servono, sono già strapiena. Allora, qua a quanto pare c'è soltanto ferro, quindi usciamo e proviamo ad andare a vedere un'altra. Allora, speriamo che... Ma continuano a spawnare all'infinito. E vabbè, adesso questo mi uccide perché non c'ho più stamina. Tocca... Non lo so, bisogna distruggere sta affare. Boh. Te pareva che arrivava l'altro. Io non continuo. Cioè, però non riesce a entrare. Vabbè, allora, vediamo questo qua. Oh, finalmente questo qui dovrebbe essere la runa che cercavo del terzo boss. Perfetto. Oh, è qua. Quindi... Ah, vabbè, non è tanto, nemmeno tanto lontano, per fortuna. Perfetto. Sì, però comunque è praticamente inutile venire fino qua perché dopo 2 o 3 cosine praticamente sei già piena, c'è tanto peso, non riesci a fare scorte più di tanto. O si costruisce qui qualcosa o se no, anche perché poi non so quanto poi il portale te le fa portare, questo è il discorso che ho letto, che adesso non l'ho, questo qui non l'ho, è disconnesso, mi sono sbagliata, non so perché non funziona, ma a parte questo ho letto che molte risorse non si possono trasportare e quindi boh, o si aumenta sta capacità del peso o anche non riesco nemmeno a muovermi. Comunque ho preso praticamente nulla. Vabbè, comunque abbiamo scoperto dove si trova il terzo boss, quindi adesso possiamo procedere per andarlo a uccidere. Dunque, poi ho sistemato gli alveari sopra un tronco perché loro richiedono di prendere aria. Quindi così in questa maniera, vedete, sono un po' appoggiati a questo tronco, si sviluppa meglio il miele. Poi ho sistemato anche questi barili, li ho messo sopra un tettuccio perché sennò non si riesce a fermentare bene la roba. E non so quanto però tempo ci mette questo qui. Sto preparando appunto l'idromele salutare, però ancora non è pronto. Ne ho fatti un po' perché ho visto che comunque i tempi sono lunghi e anche di qua li ho preparati altri. Vedete, ho dovuto mettere sempre il tetto sopra, se no non funziona. Ma questi dovrebbero essere pronti da ieri. Ah, ecco, completato. Ok. Io ho preparato quelli per quanto riguarda quando andrò in montagna per il gelo, perché servono, e ne dovrò fare altri. Beh, adesso comunque ne sono usciti un bel po', ne escono per ogni barile, quindi buono. Vediamo quanti ne sono riuscita a fare. 10, buono, 10 per ogni barile probabilmente, quindi non è male. Qua ci vorrà ancora tempo, forse ci vuole più di un'ora. Vedete, quando c'è questa
nube, chiamiamola così, colorata di verde, giallo-verde, vuol dire che sta lavorando, sta fermentando. E vedete che ci sono anche poi le bollicine. Questo avviene se andiamo a mettere il tetto sopra, se no non funziona il meccanismo. Ora, una volta individuato l'altare, funziona come tutti gli altri precedenti boss, ossia bisogna summonarlo. Per poterlo summonare, questo boss, dobbiamo utilizzare, dunque, come che si chiamano? Questi qui, le ossa risenchite. Queste si trovano all'interno delle cripte, quindi bisogna sempre andare là e cercarle. Sono appoggiate in giro e quindi se ne trovano abbastanza facilmente. Poi bisogna anche portarsi queste qua, l'idromele, che si fa sempre come si fanno tutti gli altri precedentemente fatti, che ho fatto vedere, quindi utilizzando il calderone, poi andando a fare la fermentazione, e escono queste fiaschette. Questo è una fiaschetta per resistere al veleno, perché questo boss emanerà veleno. Contrariamente a tutti i boss che abbiamo visto fino adesso, che abbiamo utilizzato l'arco, quindi le frecce, questo invece è più debole ai danni di mischia, quindi ravvicinati. Quindi si consiglia di andare a utilizzare un martello, oppure comunque sia qualsiasi arma che va a fare danni melee. Dunque, allora, qui dovrebbe essere l'altare. Già vedo che comunque non si vede niente. Mi dovrò mettere qua un letto, dice un fantasma. Le sanguisughe anche sarà un problema. Sarà molto difficile riuscire a farlo in solo. Allora, qua c'è uno scheletro, è bellissimo, molto bello. E dunque devo mettere anche un portale. Dunque, una volta che abbiamo individuato dove si trova l'altare, dobbiamo offrire adesso 10 ossa appassite. Si possono ottenere questi materiali esplorando ulteriormente le cripte, oppure le potete trovare anche in mezzo a grossi mucchi fangosi. Dunque, questo boss è in grado di resistere efficacemente a qualunque tipo di attacco che non sia corpo a corpo, quindi vi consiglio vivamente di costruire o una mazza di ferro o un martello di ferro o il potentissimo martello da guerra Stackbreaker. In alternativa, se non avete tutte queste cose, potete anche andare a utilizzare una massa di legno completamente potenziata. Dovrebbe più o meno fare danno. Non dimenticatevi inoltre di cucinare e bere un idromele in grado di farvi resistere al veleno. Dunque, l'uso dell'arco è sconsigliato, ma se proprio non ne potete fare a meno, potete andare a utilizzare le frecce gelate e l'arco di Draugr, sempre se ne avete a disposizione. Diciamo che in solo è veramente difficile questo boss, e quindi se avete la possibilità consiglio di farlo in compagnia. Il problema grosso che ho riscontrato non è stato tanto il veleno, perché appunto mi sono fatta l'idromele, ma era ed è il problema che il boss va a summonare dei minion, quindi bisogna sempre andarli a uccidere, ma probabilmente sono molto più potenti del boss stesso. Mi sono fatta qui nelle vicinanze il portale, perché purtroppo sono morta più volte, ma sono riuscita comunque sempre a ritornare in tempo, e fortunatamente il boss non va a rifullarsi di vita, quindi rimane sempre con i colpi che gli ho dato, e piano piano, morendo e cercando di tornare, sono riuscita poi a sconfiggerlo definitivamente. Ho provato anche questa tattica di rifugiarmi sopra una cripta. In questa maniera lui riesce a colpirmi molto di meno, però comunque, come potete vedere, emana tutto sto veleno. Però vedete, da vicino gli ho fatto parecchi danni. In due penso che sia molto più fattibile. Nei miei vari tentativi ho provato anche a utilizzare, come dicevano alcune guide, l'arco con le frecce congelanti, però comunque devo dire che il danno è sempre poco rispetto appunto al danno che si va a fare melee. Comunque potrebbe essere consigliato come metodo se vi trovate in compagnia. Magari qualcuno può tankare il boss, un altro può magari picchiarlo con un martello, e qualcuno da lontano può utilizzare le frecce queste di ghiaccio.
Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se riuscite a farlo e che tecnica andate a utilizzare. Una volta sconfitto questo temibile nemico potrete raccogliere delle eccellenti ricompense. Il trofeo di Bonemas, in grado di fornirvi resistenza contro qualunque tipo di danno fisico, e il Wisbone, che vi svelerà tutti i segreti situati nelle vostre vicinanze. Dunque, se riusciamo possiamo farci anche l'idromele salutare. Eccolo qua, dovrebbe essere pronto e dopo un po' esce queste boccettine. Allora, come potete vedere, queste boccettine ripristinano la salute, quindi non sono anche queste male. Grazie di aver visto questo video, come sempre vi chiedo un bel mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Poi andremo a vedere l'utilizzo di questo nuovo oggetto nei prossimi episodi. Ciao e alla prossima!